L'Iselle è stata una tragedia non soltanto del calcio italiano, ma della storia italiana, e la Juve ha sempre cercato di conservarne la memoria anche nei confronti dei parenti delle vittime, naturalmente. È stata una grande responsabilità progettare un'opera dedicata a un evento così drammatico. Noi abbiamo voluto costruire un memoriale per cercare di togliere l'elemento tragico, per parlare invece di speranza, per parlare di futuro, per parlare di altrove. Come familiari non ci aspettavamo che per una partita di calcio si potesse perdere una vita. Solo attraverso la memoria possiamo ricordare i nostri cari e mantenere vivo il ricordo e il rispetto che abbiamo di loro. La Juventus ha sempre voluto mantenere un'attenzione continua su questa tragedia affinché anche le nuove generazioni sapessero cosa è stato. È attraverso la memoria di queste vicende tragiche che si riesce poi a superare quelle che sono le grandi difficoltà a volte, perché la violenza negli stadi forse non finirà mai, purtroppo, però bisogna in qualche modo saperla controllare, e l'Iselle è stata una grande lezione da questo punto di vista. Venni chiamato dalla società per pensare di immaginare qualche cosa intorno alla Iselle, che indubbiamente è un tema caldo e scottante, ancora non completamente risolto nella storia della Juventus. Proposi artisti che avessero già una certa esperienza, che non fossero proprio alle prime armi e che soprattutto capaci di affrontare lo spazio pubblico, senza l'ombrello protettivo dell'arte contemporanea, del museo che in qualche modo tutela l'arte, no? L'opera di Luca Vitone si intitola Verso altrove. Intanto è un'opera percorribile, posizionata nella zona della Continassa, non lontano dallo stadio. Ci sarà la possibilità da parte delle persone di salire fino a 3 metri, 3 metri e mezzo di altezza e vedere altrove. L'idea di questa rampa che si alza verso il cielo, come se fosse l'inizio di una spirale, potesse essere anche un movimento, un percorso spirituale, insomma, che fosse anche un momento di riflessione su quello che è il nostro cammino, insomma. Se noi pensiamo ai nostri monumenti, quelli che sono nelle piazze, sono per le strade, quasi sempre l'espressione è verticale, ovvero un eroe è sempre posto in cima affinché le persone da lontano lo possano vedere. Quando invece si parla di memoria dobbiamo metterci in una dimensione di carattere orizzontale, quindi più il silenzio, più la sosta. Quel giorno io lo ricordo ancora benissimo, è un ricordo terribile, perché partimmo da Roma, eravamo un gruppo di persone che si conoscevano, eravamo anche molto allegri, era un'occasione bella di andare a vedere una finale di Champions League. E invece quando arrivammo a Bruxelles ci fu qualcosa di strano subito. Nell'aria si sentiva qualcosa di strano, perché ci misero in macchina, andammo verso lo stadio dell'Iselle, quindi vicino all'Iselle c'era e c'è ancora, credo, un bosco, e ci fermarono in questo bosco e non capivamo perché. E poi ci dissero è successo qualcosa, ma non ci dissero che cos'era successo. È successo qualcosa.
Piano piano arrivavano le prime notizie e non capivamo perché ci tenevano lì fermi, e poi a un certo punto ci dissero: tornate in aeroporto e ripartite per l'Italia. La notizia l'abbiamo avuta nella notte e erano venuti una troupe della RAI e vennero loro a dare la notizia alla famiglia di mio zio. Sembrerebbe che nel ritrovo dei pullman che erano arrivati lì a Bruxelles gli viene chiesto se c'era la possibilità di scambiare il biglietto che lui aveva inizialmente e quindi scambiarlo con il settore dove c'erano queste altre persone. E poi sfortunatamente era il settore maledetto. Guarda qua Luca, questa è la soluzione per far sì che questi legni col tempo non ci venga a fare la forchettina. Quindi hai un vincolo qua, un vincolo qua, un vincolo lì, quindi speriamo che questo legno, essendo un elemento vivo, col tempo... Questo teoricamente dovrebbe essere messo all'esterno. Dove hanno detto di metterlo da lì, no? Con un profilo che lo maschera però. Uno arriva, c'è questo segno a spirale sul terreno vicino allo stadio, sembra che fosse un'immagine Sì, forte quindi deve anche essere dall'alto. visto, diciamo, Sì, lateralmente e dall'alto. Sì. L'ideale maggiore, secondo me, non so se dico una cosa, che sarebbe bello si vedesse da tutti e tre i lati, anche dall'interno. Seguire le fasi di costruzione di un'opera forse è uno degli aspetti più belli del nostro mestiere. Un giorno non c'è nulla e dopo alcuni mesi c'è tutto. La cantierizzazione, l'ingegnerizzazione di un'opera d'arte che non è un semplice oggetto bidimensionale oppure una scultura, no? È qualcosa di più, di molto complesso. È un cantiere vero e proprio perché ci sono tante persone coinvolte nella costruzione dell'opera stessa, i materiali, l'arrivo del legno, il taglio del legno, la sistemazione. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Andiamo, sì, andiamo su. Andiamo subito, andiamo al... Come vi sembra? Sembra che, sai cosa? Uno che è tanto, però lo possiamo alzare, ma tanto basso rispetto a questo. Ah, Sì. non è leggerissimo. Che da un lato non te lo tirano E via. l'ha fatto con questo qua d'alluminio, perché se fosse stato di acciaio questo era 15 kg in più. Poi, non- guarda la vista. Abbiamo poi tutto questo spazio per movimentarlo un po' avanti. Esatto. Mettiamo bello centrale, preciso con questi due bulloni qua, track, così è bello preciso. Dobbiamo alzarlo di 2 centimetri. Ah sì? Sì, perché becca questo. Ah, becca quello? Becca questo. ok. Mettiamo Devo fare una piastrina di Una 2 piastra. una centimetri, piastra, rotonda. si arriva alla fine di questa passeggiata e si arriva a un cannocchiale. Questo cannocchiale ha la caratteristica di avere le lenti invertite, per cui invece di avvicinare lo sguardo lo allontana. Credo che la suggestione di Eisel, di quella tragica notte di Bruxelles, gli abbia fatto pensare a queste persone così lontane ormai nel tempo, ma così vicine nel ricordo quotidiano di ogni partita casalinga della Juventus, di ogni anno
in cui in qualche misura sono state celebrate, ma che adesso troveranno davvero nel memoriale la loro ragione d'essere. Il percorso è un percorso estremamente poetico, estremamente raffinato. Arrivi a un punto e guardi verso l'altrove, guardi verso l'infinito, guardi verso la pace. Tutti devono poter fare quel percorso, ma facendo quel percorso devono sentire che il messaggio che trasmette, che è un messaggio di speranza, di buona volontà e soprattutto di armonia. Un invito a riflettere sulla propria esistenza in un cammino, in un corridoio che a un certo punto, quando finisce, in realtà non finisce, idealmente va avanti. Se uno la guarda con attenzione, si prende il tempo di camminare in mezzo agli alberi, di salire sulla rampa, di odorare il legno e di guardare se è notte le stelle da lontano, allora forse ne avrà una visione ancora più simbolica, ancora più complessa, ancora più delicata, ancora più emotiva e ti direi anche ancora più commovente. Se l'arte non è utopia, se l'arte non è visione del mondo, se non è anche speranza in qualche misura, che cos'è?